Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con Francesco Trancanelli, per chi non lo conoscesse in arte Tranca, il distributore italiano di DC. E abbiamo voluto creare questa sorta di mini viaggio nell'ADAC che c'è stato da poco al Nürburgring per ricreare e aiutarvi a capire cosa vi potete aspettare quando andate a fare questo viaggio, che magari l'anno prossimo possiamo anche organizzarsi tutti insieme per andarci a fare una bella passeggiatina. E intanto ringrazio Francesco per essere qui. Ciao Francesco. Ciao Mirko, ciao a tutti. Grazie per l'ospitalità. Oh, grazie a te per esserti prestato a questa cosa e anche grazie a te perché tutti i filmati che vedrete durante questo video sono stati tutti prodotti da Francesco ed è proprio per raccontarvi una piccola passeggiata durante l'ADAC. Allora Francesco, io come prima domanda vorrei farti proprio per far capire a chi ci segue cosa uno deve aspettarsi quando entra nel padiglione dove ci sono tutte queste periferiche dei nostri sogni. Allora, intanto il posto è molto carino. Partiamo poi da zero, in realtà si parte, nel mio caso in aereo, arriviamo a Colonia, da Colonia arriviamo poi al Nürburgring. Al Nürburgring siamo attaccati all'autodromo all'esterno, qui non si vede nei video, c'è la pista, c'è il kartodromo, ci sono un sacco di macchine sportive e ci sono i vari shop, e poi si entra all'interno dove ci sono le diverse giornate per poter entrare il venerdì, sabato e domenica, tendenzialmente il venerdì per giornalisti o persone del settore. E il video che vedete è riferito al sabato, quindi dove c'era tutto il pubblico. La fiera non è grandissima e vedremo tutti i vari stand e tutti i vari brand che erano presenti. L'aspettativa che avevo io come prima volta che andavo alla fiera era quella di trovarmi nuove aziende, nuovi prodotti e forse l'aspettativa era troppo alta, perché in realtà la fiera piccolina, non è tanto grande, le aziende più o meno le conosciamo già tutti, magari per chi da qualche anno fa già del sim racing, e ci sono le aziende più grosse che hanno gli stand più grossi, che sono quelle che poi sponsorizzano il Sim Expo. E la cosa molto carina è che c'è la possibilità di testare, provare i prodotti materiali più recenti. Questo è sicuramente l'aspetto più invitante per chi se ne va a una fiera del genere. Ho visto che anche all'interno, oltre alle postazioni, a tutto questo materiale sim racing, c'erano anche esposte auto GT3, quindi c'era anche una sorta di percorso reale e simulato. Allora sì, credo che i motivi siano principalmente, senza darti un numero esatto, intanto il discorso Fanatec e Assetto Corsa Competizione. Fanatec ha presentato il volante della Bentley, non so quanto possa costare, credo parecchio, e c'era da provare anche il volante della BMW, che sai che è un volante che è intercambiabile con la macchina Con la reale, realtà, no? sì. Almeno così si sono lanciati, Infatti, che mi sembra una cifra importante. per Per il nostro noi, settore sì, perché per noi naturalmente sì, per un chi volante invece reale... magari spende 300-400 mila euro nella macchina magari non sono Ma neanche credo che tanti. proprio anche i volanti reali a determinati livelli costino 5.000, 6.000, questi normali, Sì, sì, arrivando anche a quelli da Formula 1 che stanno tipo sui 20.000, cioè costano delle sì, cifre sì. esagerate. Naturalmente per noi è un po' assurdo perché magari dice per giocare, mettere un volante totalmente reale potrebbe lì cominciare a diventare un po' esagerato, soltanto un feticcio, io lo chiamo così, che noi siamo un po' così. Ah, sì, anche perché allora, noi ci siamo conosciuti nel passato perché appunto ci piaceva simulare oltre che a giocare. Quando simuli è ovvio che se sei un pilota e corri con una determinata macchina e a casa ti sei fatto la tua postazione, vuoi avere anche lo stesso volante che è una macchina Sì. reale. Loro spendono 300-400 mila euro nella macchina, arrivano al 1.000.000 di euro all'anno per farsi la stagione, probabilmente loro i 2-3 mila euro per la corona. Mi avevi E accennato quando prima, quando ci siamo fatti due chiacchiere, che Fanatec è uno degli sponsor proprio della manifestazione. Sì, sì, dopo se vuoi andiamo a vedere esattamente chi sono gli sponsor, e mediamente gli sponsor sono quelli che hanno anche gli stand più grossi, quindi questo è uno, dopo ne vedremo alle sue spalle proprio là dietro nel video, c'è l'altro sponsor grosso. E poi ci sono degli sponsor tecnici delle postazioni, perché non c'è solamente la fiera espositiva, ma ci sono le finali delle gare su competizione su iRacing on site, e di conseguenza gli sponsor tecnici sono quelli che hanno fornito volante, il motore, la pedaliera, il telaio, la postazione dinamica, perché
i ragazzi in finale hanno corso su delle postazioni dinamiche, e dopo, quando vedremo qualche altra postazione dinamica, avrei due cosine da dire che secondo me positive sul discorso dinamico. Stavo vedendo qua adesso il video mentre ce lo stiamo gustando noi, anche uno stand grandissimo e anche a diversi livelli di postazioni, dal DD1, il CSL DD, credo anche in comparativa lì, perché vedo diverse basi su questo video, una vicina all'altra, ma che non sono lo stesso, o erano tutti CSL? No, forse No. per fartelo provare c'era anche il Logitech accanto al CSL DD. Sì, allora questo era accaduto 2 anni fa, se non ricordo male, quando all'uscita del DD1 e del DD2, quando presentarono appunto il nuovo Direct Drive, quelli di Fanatec avevano messo uno a fianco all'altro diverse tipologie di Direct Drive. Qui hanno messo diverse tipologie di tecnologie per farti provare le differenze. Però ecco, una cosa che ti ho detto prima, raccontare i test che uno va a fare in fiera in quei pochi minuti che prendi in mano un volante non sono del tutto attendibili, perché io ho avuto la possibilità, che c'era un pochino più di tempo, di andare a modificare dei parametri, ma non in tutti gli stand ti permettono di fare determinate cose, soprattutto non il giorno che c'è il pubblico, perché dopo di te c'è qualcun altro e di conseguenza loro le impostano in una maniera e tu lo usi in quella maniera lì. In questo video non cercherò di raccontarvi le mie impressioni, le mie recensioni, perché secondo me sono del tutto sbagliate, ma vorrei farvi vedere appunto cosa vi troverete magari il prossimo anno alla fiera. Poi, anche se immagino nel caso questo qui del CSL-DD siano anche settati male macroscopiche le differenze nelle varie tecnologie, quindi magari uno già può farsi una minima idea, se proprio non l'ha mai provato, di quello che può essere la differenza tra una cinghia, ho visto c'era pure il G27, quindi a ingranaggi, e quello che può essere poi un direct drive. Il secondo stand che ti ho visto visitare è quello di Cube Control. Sono molto contento perché ho recensito vari loro volanti, sono italiani, quindi per me è onore anche alla qualità dei loro prodotti. Tu li avevi già utilizzati o era la prima volta li hai visti lì? No, allora io l'avevo già utilizzato quando sono andato a fare dei test in Spagna per altre pedaliere e c'è il fermo immagine proprio appunto sulla pedaliera, che ero attiratissimo da questa pedaliera e avevo già provato una delle loro corone. Sono corone veramente ben fatte, c'erano delle novità anche qua, ci siamo messi a chiacchierare sull'assistenza, perché visto che il mio lavoro è, cioè io mi diverto, corro in un team, però per lavoro in realtà... come si chiama il team dove corri tu? Io corro in GTVR adesso, fino a qualche mese fa correvo con HPR, ma è un paio di mesi che mi alleno. Ho visto anche GTVR, erano qui presenti, ce n'era qualcuno che poi hanno anche vinto, tra l'altro alcune... diciamo che erano più che qualcuno, erano, se non sbaglio, in totale 5 tra GT3 e GT4 su competizione, e hanno fatto Simonini quarto, siamo arrivati secondi, quindi che ha vinto anche il premio, e poi avevamo anche un altro pilota in GT4. E tornando anche alla pedaliera, che è un prodotto nuovo, io ancora spero di riuscirla a recensire, ad averla quando uscirà, perché penso che parliamo dell'anno prossimo, se ho capito bene. Allora, è un prodotto veramente bello, e l'abbiamo anche testato. Abbiamo avuto la fortuna, io e un altro ragazzo che poi si vede anche nel video, Milo, e siamo riusciti a provarlo, però è un prototipo, nel senso che non è per niente definitivo. E a livello di materiali siamo, io credo, proprio quando si parla di segmento premium, questa veramente bella sotto tanti aspetti, esteticamente, rifiniture, per essere un prototipo ha delle rifiniture pazzesche. Ci sono delle cosine secondo me da sistemare, ma tutto sommato è il miglior prototipo che io abbia mai provato. Però ripeto, non voglio stare a recensire. No, certo, ma anche loro credo neanche loro vogliono, perché questa proporzione spalle di Cube c'era Venim. Questo nuovo brand Venim ha riprodotto una pedaliera da una macchina reale, che era una monoposto, ed era una delle poche aziende che ti permetteva di prenotare la pedaliera con una scontistica. Quindi mi ricordo quando io andavo al motor show che c'era anche lo stand dove avevi la possibilità di fare degli acquisti, di fare anche dei buoni acquisti. Ai tempi io il mio cinquantino mi compravo il motore per elaborarlo, no? In fiera al motor show. Mi ricordo, ma anche come c'erano le fiere qua anche a Roma, sì, avevi delle scontistiche particolari quando partecipavi alla fiera del
del prodotto stesso, di tutti quel genere di prodotti lì. Ecco, e questa era l'unica di quelle che ho visto che aveva questa possibilità, ti scontava il 20%. E penso anche che magari se uno vuole sapere i prezzi più avanti nel video, probabilmente mi sono soffermato anche Sui listini. sul foglio, sì, sul listino. Vedo Ecco, qua Racework, perché a sì, breve faccio anche la recensione della loro pedaliera. Anche qui sì. io perché anche una cosa che a me piace, che qua in Italia siamo abituati un pochino sempre agli stessi nomi. Io una cosa con il canale che voglio fare è portare anche alla luce dei marchi che ci sono nel mondo molto conosciuti, perché anche la Racework è un marchio molto conosciuto che fa prodotti di altissima qualità con anche tecnologie a mio avviso molto interessanti. Ma dimmi tu, insomma, se l'hai provato e hai visto qualcosa nel loro stand. Allora, questo era uno di quegli stand dove c'erano molte persone, quindi non sono riuscito a provarlo, non sono riuscito neanche ad avvicinarmi più di tanto per capire il prodotto e questo è stato un limite della fiera, soprattutto se nella fiera devi fare anche altre cose come le mie, stare dietro magari ai ragazzi del team, fare dei video o altro, però questo era uno di quei prodotti che avrei voluto assolutamente provare. Vabbè, poi te la racconto io quando finisco la recensione. Ma è molto interessante. Io già anticipo, a me è piaciuta veramente. Guarda che c'è un body shaker, visto? Un butt shaker. Lo sai che sono la mia passione. Senti, invece anche la mia. Ma qua io ancora poi sulla storia dei bus shaker, le vibrazioni, perché dicevo tantissimi. Dopo che ho iniziato a fare quel video là che sembrava quel mondo un po' sopito, tantissimi si sono appassionati, a tantissimi è venuta poi la smania di implementarla, alcuni l'hanno scemata, perché magari tante volte parti in tromba e poi scema, però una cosa che voglio dire a tutti, visto che ne stiamo riparlando, che è un mondo che devi capire molto, perché se lo capisci, lo sfrutti, diventa indispensabile. Se lo affronti soltanto volendo comprare perché sei affascinato, però poi non ti impegni a capirlo, puoi rimanerne deluso e quindi poi magari compri e rivendi. È una cosa un po' sbagliata secondo me. Io non so. Sì, il compra e rivendi tra di noi sì, è vabbè. abbastanza. Sì, però là poi non smettono è di inusuale. utilizzarlo. Io, per esempio, per me è indispensabile, non riesco a giocare se non lo accendo. Quindi. Anche per me. E poi che io uso il visore, che poi anche tu usi il visore. Sì, no? sì, no, col visore. Quindi poi. tu sai che a volte io mi ricordo quando magari avevo sbagliato qualche filtro oppure avevo dei livelli troppo alti, tipo in frenata magari mi vibrava talmente forte che col visore mi sembrava di essere dentro un kart reale, perché avevo tanto movimento nella testa. Per me è fenomenale. Assolutamente, io non riesco a stare senza. Senti Francesco, io qua ad esempio nel video ho visto anche questa pedaliera di cui non ho visto parlare a nessuno. Mi sai dire qualcosa? È quella che parlavamo prima. Allora, è proprio questa. È la replica che hanno fatto della monoposto, che hanno fatto anche una versione full carbon che probabilmente qui non era esposta. Perché ho visto, mi sa sempre nel tuo video, che io già me lo sono visto tutto quanto, c'erano i prezzi che non mi sembravano anche abbastanza interessanti. Eccoli, infatti li ho. Vedi? Così i ragazzi sanno di cosa stiamo parlando. Carina pure il fatto che le fanno tutte queste colorazioni, hanno messo pure quella con i nostri colori. Molto carina, molto carina. Allora, la pedaliera di per sé è semplice. Il problema è che lì l'abbiamo provata, c'era un contest da fare e sulla postazione dove potevi praticare il contest, la pedaliera era stata tarata in una maniera tale che era veramente difficile da utilizzare, soprattutto il pedale del freno, quindi come dicevamo prima, le tarature che fanno lì sono forse per un largo pubblico, non lo so. No, lì era proprio lì proprio neanche largo pubblico, quello lì era per pochi eletti. Senti, altro stand che vedo qui di Gomez Sim Industry. Io ho fatto anche la recensione, tu lo hai provato, ce l'hai avuto tra le mani? Tra le mani sì, provato su un motore o altro no. E come impressioni tra le mani, vediamo se è la stessa che ho avuto io. Io le dimensioni un po' mi hanno stupito quando l'ho ricevuto, perché in foto risulta sempre molto bello. Quando facevo i video era Milo che me lo prendeva in mano, quindi io non riuscivo a prenderlo in mano, poi magari lo prendevo successivamente. E il peso, più o meno tutti questi volanti comunque hanno un loro peso. Sì, perché anche con la scocca dietro, questo è molto pesante. Però una volta montato, secondo me. Infatti, però esatto, questo è molto pesante. Allora, se lo monti su non so, prendiamo una 2.5, secondo me
non gira più. Se lo monti su un SynCube o su un Direct Drive con una determinata potenza, allora va bene. Ha il suo perché. Deve essere tutto corretto. Allora, io ho degli amici che hanno delle 2.5, hanno visto queste corone, appunto erano in fiera con me, ho detto wow, bellissimo, lo voglio. Però poi cercando di spiegargli come funziona anche una volta montato, quel peso tenderà a filtrare, no? Tanti piccoli movimenti, il force feedback, quindi la sensazione che poi tu hai quando cambi corona cambia, cioè il tuo motore cambia. Se hai della potenza di riserva, della coppia di riserva, e questo te lo danno solamente determinati motori molto potenti, ci fai quello che vuoi più o meno con tutti i volanti. Se hai un G29 ci vuoi montare un volante del genere, prende il volante, resta fermo, il G29 dietro fa i giri. È come mettere una 500 Sporting delle P0 da 305, capito? Cioè... si toglie la carrozzeria quando fai le curve. Senti, vedo qua SimLab, quindi anche postazioni, c'erano tante case che costruivano postazioni. Allora, SimLab, tra l'altro recentemente, qui è un aspetto commerciale, quando a volte mi chiedono anche che postazioni in profilati, dove le posso prendere o altro, SimLab l'anno scorso, non so se ne sono accorti, magari chi è arrivato da poco non lo può sapere, ha abbassato i prezzi. Non so se tu te ne sei accorto, Mirko. Per dire, la SimLab, adesso la GT, il nome specifico non me lo ricordo, nera, costa mi sembra almeno di 400 euro più la spedizione, quindi rispetto, per dire, a un anno e mezzo fa, non tanto, credo che abbia tolto più o meno un centinaio di euro, 70-80 euro rispetto al passato. Ti faccio una domanda, io ho visto che hanno fatto anche, adesso hanno incentrato la loro produzione anche non soltanto con postazioni in profilati, o lì hanno portato soltanto profilati, perché ho visto hanno iniziato a ricreare qualcosa di diverso. Solo profilati ok. Però loro hanno anche la versione, quella Redline, che non è completamente in profilati, presente, no? Qual è? Sì, che è una delle versioni d'attacco che loro hanno, ma non mi sembra di averla vista tanto in fiera. E so che vendono anche tanto in Italia, con tutto che anche qua abbiamo anche i nostri distributori, ma ne vendono un bel po'. Sì, beh, poi anche il sito è fatto anche, ecco, altre cose, sai. Quando alcune aziende non sono così tanto conosciute, non hanno tanta visibilità, perché magari non sponsorizzano o hanno dei siti più difficili, anche meno intuitivi. SimLab è un sito abbastanza facile, è fatto bene. Qui lo stand di RaceX. Allora, RaceX, io mi sono soffermato sulla postazione, che è un tubolare, è un pezzo unico. Non so come faranno a spedirlo, bella domanda, perché ci vuole un cartone bello grosso e non l'ho potuta prendere in mano per sentire il peso. Quindi sono sono postazioni loro comunque. Sì, ed è praticamente un tubolare grosso, bello rigido da vedere così visivamente. Anche le ragazze... no, infatti là ci arriviamo con calma. Esatto. Mo te la faccio io là. Però ecco, diciamo che a me esteticamente il profilato, per dire, so per certezza che è quello che ti dà la possibilità di fare tante cose, cioè, modulazioni. Un giorno la vuoi, sì, anche le dimensioni, oppure anche il fatto di poterlo smontare interamente, te lo metti via e te lo porti al mare in maniera molto più facilitata, in un baule della macchina te lo smonti, ci sta tutto. Ovviamente una postazione come quella là, che è un pezzo unico, tubolare pesante, risulta un pochino più difficile anche da spedire, però mi piaceva, perché esteticamente a me vedere pezzo tondo, unico, senza viti, senza dadi. Sì, molto spesso è quello il motivo per cui ti piacciono questi qua, perché magari alcuni che lo mettono nei saloni non hanno magari una stanza dedicata, fa un pochino, stona meno rispetto a prescindere che adesso li fanno anche neri, e quindi magari un aspetto più piacevole a livello estetico, però sempre profilati d'alluminio che ci fanno all'interno dei magazzini, cioè fondamentalmente utilizzati per fare gli stand nei magazzini, questo genere di materiale qua, quindi molto solido, però non bellissimo. Stand per fare i macchinari da milioni di euro per fabbricare le scatole esatto. Senti, io qua ho fatto un fermo immagine perché volevo parlare anche di questo, che adesso la facciamo, e poi stranamente sempre da dietro queste inquadrature, perché ne ho viste varie durante le riprese. Allora, come siamo messi lì al Nürburgring?
Allora, da dietro è perché ovviamente... È tutto da dietro, sempre da dietro, vedi, è un life motif. C'è a chi piace il lato A e chi piace il lato B. A noi ci piace il lato B. Ah, è quello, spesso e volentieri, sai, gli occhi non gli trovi solamente là, ma a volte ti parla anche qualcos'altro, quindi si cerca di trovare altre posizioni. Tralasciando il mondo delle ragazze, che però per me è un aspetto importante in una fiera, perché come abbiamo detto anche qui prima, il 98-99% della clientela dei ragazzi che vanno alla fiera o che corrono nel sim racing sono uomini. Avere qualche ragazza, qualche fanciulla in più alla fiera è come quando vai al motor show, comunque è pieno, negli stand è pieno di ragazze. Sì, qua non era pienissimo, però insomma in alcuni stand hanno capito che la ragazza poteva tirare, infatti dopo vedremo qualche altro stand dove erano più qualche presenti. altro lato B. Allora, Sì. qua vedo in quest'altra parte del video una postazione dinamica particolare, sono quelle credo che sono totalmente sospese, multi-asse, questo sarà un side-off. Sì. Hai provato qualcosa? Non ricordo, allora, questo l'ha provato Andrea, uno dei titolari della DC, solo che ha detto che dopo un minuto gli era venuto mal di stomaco, e solo che aveva paura a dire ai ragazzi di fermare tutto e di scendere per non fare una brutta figura. Perché io credo che soprattutto in queste manifestazioni esagerano un pochino con i movimenti. Mirko, ti blocco su questo, perché secondo me, io ne ho provate 2, 3, 4 forse di postazioni dinamiche. Allora, nel passato sì, te lo confermo, sono il primo a dirti che tendevano a darti il massimo della performance in questo caso dell'attuatore, no? Del profilo anche che loro avevano creato per farti sentire tutti i movimenti. In realtà quello che ho provato io, e anche visivamente quello che ho visto, tipo ora adesso che vedi come va, come si muove, non erano, adesso qua sì, questa forse è un po' particolare, esatto, questa forse si muoveva molto, però tendenzialmente le altre erano tutte molto ben calibrate, perché ovviamente l'attuatore può essere potentissimo, velocissimo, un'accelerazione incredibile, ma poi sei tu che dal profilo gli dai dei valori, e secondo me si sono molto più ottimizzate. Le postazioni che ho provato io mi hanno fatto venire voglia di farmi una postazione dinamica, e ti dirò che in questi 3 anni, anche quando avevo aperto il centro di simulazione, non me ne era mai piaciuta neanche una. Invece in fiera mi sono trovato a provare delle postazioni dinamiche che si muovevano in maniera molto più limitata, molto più soft, più ovattata, ma che potevano darmi qualcosina, sicuramente del piacere. Poi dirti che mi potrebbero far andare più forte o che vanno a simulare la forza G, no. Però a livello di piacere, a livello di sensazione, mi sono piaciuti. Quindi lì hai avuto anche la possibilità di provarne tante. A me piacciono sempre, l'ho sempre viste dall'esterno, le ho sempre studiate tanto, motivo per cui so che ce ne sono alcune che simulano meglio un aspetto, altre che ne simulano meglio un altro, altre che ingannano il cervello per un aspetto, altre per un altro. Cioè adesso ci sono una di quelle che va più di tutti, è l'SFX 100, che poi molti poi hanno ogni casa riprodotto con nomi diversi, però fondamentalmente il progetto base, che poi in realtà era quello dei D-Box con i 4 attuatori elati, poi ci sono quelli che smuovono solo il sedile. Cioè a te qual è quella che secondo te ha ingannato meglio il tuo cervello, dove tu ti sei trovato un pochino più a tuo agio? Per curiosità, ma non voglio la marca, voglio la tipologia. No, allora guarda, in realtà tutti quelli che ho provato io avevano tutti gli attuatori negli angoli, diciamo. Ah, tutti quelli con i 4 attuatori. La tecnologia era sempre la stessa, quelli che ho provato io su. Perché ho visto invece anche adesso nel video che è passato prima, avevo visto anche quella del solo sedile che ti sposta. Sì, l'ho provato all'interno del cinema, che non so se adesso quel video te l'ho mandato, e c'era un cinema dove ti mettevi a sedere, dove ti faceva vedere dei filmati di gare reali, e il sedile si muoveva. Purtroppo tu che anche vivi la realtà virtuale,
il 3D, tutte queste cose qua, viverle con troppo distacco non ti immergono mai come quando tu te lo metti e c'hai quel tipo di sensazioni. Io quando vedo le postazioni dinamiche anche con un singolo monitor montato a 1 metro, mi sembra sempre che ti distacca un po' da quello che è, quello che sta avvenendo, anche se il simulatore è perfetto, è perfettamente tarato, sei sempre troppo distaccato dal... non lo so, magari è una mia idea. Allora, a livello di performance, secondo me la postazione dinamica è un tribolo. È un termine che si capisce, possono capirlo tutti. Sì, penso di sì. Non è una cosa plug and play, dici e vai forte. Io penso che, cioè, sono infatti rimasto meravigliato, stupitissimo, di quanto i ragazzi che poi appunto facevano le finali di racing e di competizione, e su competizione io ho dei riferimenti, di quanto questi ragazzi siano andati forte su queste postazioni dinamiche che tra l'altro non si muovevano poco e poi utilizzavano anche volanti che non erano i loro, pedaliera che non era la loro, eppure loro sono riusciti ad andare veramente forte anche con la postazione dinamica. Io per la maggior parte delle persone che hanno provato postazioni dinamiche, tendenzialmente la gente che prova o una posizione statica o la dinamica, nella dinamica sono più lenti, fanno più fatica. Sì. E poi anche lo stesso volante, se tu mi fai una postazione dinamica che ha un certo tipo di movimento e poi mi tieni la stessa forza che utilizzeresti su un direct drive che ha già una sua forza, utilizzi quella che la stessa forza dello statico, farai molta più fatica sul volante, quindi dovresti ricalibrare. Per quello che dico, non è immediato, non è un plug and play, cioè se uno volesse farsi una cosa fatta bene ci devi lavorare. Là io mi sono trovato di fronte a delle postazioni ben regolate per la prima volta, per la mia e quindi sono rimasto stupito. Ma quelle io ne ho provate alcune, però anche io non mi sono mai trovato, cioè non è che non mi sono mai trovato, ho sempre trovato difficoltà. Probabilmente serve anche una sorta di abituarsi a quel tipo di cosa per ritrovare poi quella che è la tua performance, cioè ritornare almeno allo status quo iniziale di tue performance personali, qualsiasi esse siano. Senti, sì. Prossimo stand, credo che sia anche uno di quelli che qua in Italia va più per la maggiore per quanto riguarda proprio le pedaliere, Eosinkfield. Sì. Che mi sai dire? Allora, altro sponsor, altro stand grosso, particolarità, le nuove aggiornate, chiamiamole, le nuove sprint pedaliere. Che cosa hanno fatto d'aggiornamento? Che non l'ho capito. Allora, no, io ho parlato con loro, abbiamo visto solamente la versione top di gamma, quindi okay. Sulla sprint non so che cosa hanno cambiato. Mi ero fermato anche qui sul software per capire se avevano sostituito anche, se avevano fatto un aggiornamento di firmware sul loro software, ma non lo so. E io ho provato la loro top di gamma ed è una gran bella pedaliera. Io ti voglio dire una cosa, mi è capitato di provare non l'ultimo modello, il Plus, questo aggiornato, ma il modello precedente, e che è sempre stata una pedaliera di alta fascia anche per i costi. Noi poi le individuiamo alta fascia anche per quanto costano, sì. No? Avendo provato anche tante pedaliere in profilati, io una cosa che mi ha subito, a prescindere, togliamo il feeling, il taglio di come sono tagliate, di come è rifinita anche il materiale. Oggettivamente bisogna dirlo, è un tipo di cura nel materiale un po' particolare. Io ho visto sia le sprint, che tra l'altro ce l'ho ancora anche qua, che anche per quanto riguarda l'Ultimate ancora di più. Cioè l'Ultimate, per quanto in realtà è satinato e non è colorata come la sprint, ti dà un senso di taglio, cura proprio nel materiale stesso. Io sono rimasto a bocca aperta, non me l'aspettavo. Non so tu che impressioni hai avuto vedendo l'Insta pure tu varie. Beh, io la metto sotto il piede la pedaliera, quindi più di tanto caso non ci faccio. Ma però l'hai presa tra le mani? C'è qualcosa? Sì, assolutamente sì. Però nella pedaliera diciamo che... Certo, il feeling poi alla fine è quando la metti lì è quello che fa. Poi a me interessa, cioè, allora, sono più... nella pedaliera quello che cerco palesemente è la performance, o la performance o il fatto che possa essere molto personalizzabile. Quello che mi piace di una pedaliera è quello che sia facilmente e molto personalizzabile, sul fatto che sia che utilizzi materiale o comunque la rifinitura non sia perfetta. Non è un aspetto che nell'immediato controllo, ecco, perché poi tanto la devo andare a mettere là sotto i piedi, quindi non ci faccio più caso. Sicuramente quello che guardo, e in questo caso qua sono le dimensioni, sono importanti quelle. Cioè sì, la Ultimate, sì, perché
perché anche io vengo da tanti anni di Fanatec V3 e ho sempre reputato comunque un'ottima pedaliera. Poi quando sono passato ad altre pedaliere mi sono reso conto dei suoi limiti, e uno dei limiti era anche, per dire, in maniera proprio la dimensione. Sembrano un giocattolo, dopo che ritorni alla... Ma a me piace la V3, sì. però anch'io quando la riprovi dopo che hai provato altro sembra un giocattolo, proprio anche per queste dimensioni molto, molto piccole. Sì, e poi anche lì puoi giocarci, te la puoi spostare più in alto o altro, ma non riesci ad arrivare ad avere... cioè se hai un 44 come me, anche se porto una scarpa da kart, quindi sottilina, piccolina, ha i suoi limiti. E questa è una pedaliera secondo me rasenta alla perfezione. Non ho molto da aggiungere su questa pedaliera. No, mi fa piacere. Questa cosa va anche detto da te, perché comunque di pedaliere e di guida ne capisci. Francesco, io questa prima parte di questo viaggio nell'ADAC la chiuderei qui e ci vediamo, e invito tutti quanti a seguirci anche nella seconda puntata. Vi saluto a tutti. Ciao ciao! Ciao ragazzi!